Io sono Gigi Lazzaro, sono di Legambiente, insieme a Gregorio qui a bordo del Circolo di Legambiente Venezia, e ci occupiamo, associazione ambientalista che si occupa della tutela del territorio e del provare a trovare non soluzioni, ma a proporre, a dire com'è la realtà, e quindi in questo caso il monitoraggio, e provare insieme ai cittadini a trovare soluzioni sul tema del danno ambientale e le soluzioni a questo. Noi siamo Francesca e Tiziana dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale, che ha una sede distaccata a Chioggia, che si occupa di mare e tutto quello che riguarda il mare. In questo caso noi siamo qui per un progetto europeo che si occupa di rifiuti appunto in mare, che si chiama The Fish Gear, e che è un po' il padre di questa campagna che stiamo facendo adesso, che si chiama Don't Waste Venice, con il quale stiamo cercando di monitorare i rifiuti su Venezia. Quindi siamo qui, curiamo anche un po' la parte di monitoraggio, quindi non stiamo solo raccogliendo, ma vogliamo anche proprio capire dove sono i rifiuti, cosa sono, che tipi di rifiuti ci sono, eccetera eccetera. La cosa interessante e carina di questo progetto Don't Waste Venice è che nasce dentro il progetto The Fish Gear, ma sull'affiancamento di due interessi uguali, comuni tra le due strutture diverse, no? Una scientifica di ricerca e una di volontariato, di azione di società civile, con lo stesso obiettivo, con le stesse più o meno, no? Ci siamo incrociati in diversi posti, ma senza mai capire, e siamo riusciti a concretizzare con una proposta sperimentale, perché di questo parliamo, e quindi mettere insieme gli obiettivi. A giugno arriviamo a realizzarlo, ma siamo partiti molto prima nel conoscerci, nel provare a capire qual era un'azione che concretizzasse la narrazione che entrambi facciamo sul tema del danno ambientale. Fondamentalmente si è articolato in due fasi di monitoraggio e raccolta, in due periodi dell'anno diversi, per anche cercare di valutare se quali possono essere le variazioni nella quantità e nella composizione di rifiuti in momenti dell'anno diversi, quindi in estate e in inverno. E quello che abbiamo visto è che la maggior parte di questi rifiuti sono plastica, quindi circa il 90%, l'87% a seconda dei casi, ma veramente un'enorme percentuale è plastica, e quindi in realtà la plastica, una volta che è finita in ambiente lagunare, non fa altro che frazionarsi, frammentarsi in particelle sempre più piccole fino a diventare microplastica, nanoplastica. Le dimensioni di micron, che comunque poi rientra nel circolo, viene riassorbita dal plankton, riparte nel circolo con degli effetti che non sono stati ancora chiariti sulla tutta la catena trofica alimentare e anche sull'uomo. Motivi più complessi, e quindi il fatto che magari i rifiuti sono abbandonati in posti, quindi non vengono direttamente lanciati nel canale, ma sono abbandonati sulle fondamenta, e quindi poi il vento o l'acqua alta vengono anche lanciati, però infatti la prima causa è quella di lanciarli, la seconda è gli abbandoni, e quindi poi comunque finiscono a galleggiare, oppure il sistema proprio di raccolta della spazzatura a Venezia, per cui sì, c'è una raccolta differenziata, ma il rifiuto viene comunque abbandonato la mattina presto fuori, nelle calli, quindi è alla mercé di gabbiani, marea, vento. Volevo aggiungere sui mozziconi di sigaretta, perché questo è un classico rifiuto, mentre gli altri, la maggior parte delle persone magari ha un certo senso ecologico, per cui tende a buttarli nel cestino. Tanti fumatori comunque vedono il mozzicone di sigaretta non come un rifiuto e lo buttano per terra o in canale, e questo succede a chiunque abbia anche un amico fumatore, molto spesso anche a me stessa, anche noi capita. E in realtà il mozzicone, la parte del filtro è di un polimero plastico, è un polimero sintetico, quindi è un rifiuto come un altro, è veramente una cosa che andrebbe cambiata a livello globale.
nasce perché questo progetto è arrivato a conclusione dentro il progetto dei Fish Gear che sta proseguendo. Ha avuto, questo mi permetto di dirlo, mi smentirete, ma ha avuto un grande successo all'interno di entrambe le nostre organizzazioni e quindi abbiamo capito che forse proseguire su questa strada può essere una possibilità di coniugare l'attività di ricerca con l'attività di attivazione di comunità e con l'attività di volontariato ambientale, facendolo con risorse che non ci sono purtroppo, perché come ben sappiamo le risorse sono sempre limitate. Allora abbiamo pensato, Venezia l'amano tutti, perché non lanciamo un appello a chiunque ama Venezia per versare anche 5 euro, a 10 euro, quello che uno può, rispetto a una raccolta di denaro che noi chiediamo 9.000 euro, che sono poi elencate, specificate anche su cosa le spendiamo, che sono proprio questo, l'accoglienza di volontari. Parlo di volontariato internazionale, parlo di inclusione sociale, perché facciamo attività di integrazione, ospitiamo persone per 10-15 giorni che magari nella vita hanno dinamiche particolari, oppure semplicemente che sono cittadini che fanno un'esperienza, scoprono una città, invece di venire qui, dico una battuta poco così, invece di venire qui con la nave, vedere e fare il turista, vengono qui, fanno lo stesso i turisti, magari fanno anche un'azione concreta per qualche ora, come facciamo noi, insomma, e fanno socialità soprattutto, e provano a fare comunità. Insomma, il crowdfunding sta in questa finestra, perché il progetto riteniamo sia positivo e piaciuto. Speriamo di toccare quell'aspetto dell'animo delle persone legato alla bellezza, alla cura della città, alla cura di se stessi, perché poi gli atteggiamenti individuali sono cura di se stessi, non buttare la sigaretta piuttosto che il rifiuto, piuttosto che riciclare, ma anche a muoversi coordinati per chiedere cose concrete, no? Se potete dateci una mano, basta anche poco, basta un messaggio, un segnale. La cosa bella della piattaforma di crowdfunding è che se non si raggiunge il risultato, chi ha versato gli viene restituita la quota, quindi non resta nel vuoto, insomma, no? Non resta che ho versato per qualcosa che poi non si fa, ma si sono tenuti i soldi. È una cosa molto seria e in questo ci crediamo, perché vorremmo provare nel 2016 a essere di nuovo presenti, più presenti e appunto ampliare quelle che possono essere le opportunità. Raccogliete ciò che trovate per strada e non buttate voi stessi quello che avete in tasca o che dovete buttare, soprattutto a Venezia, ma in tutto il mondo. E poi finanziateci con Epela. Io direi impariamo tutti quanti a usare meno plastica, meno involucri, meno imballaggi, perché diciamo dal basso, se ci rifiutiamo di comprare le cose imballate o con più imballaggi eccetera, magari qualcosa cambia, è possibile farlo, anche soltanto usare una borraccia invece di una bottiglietta di plastica e così via, quindi usiamo noi stessi meno plastica e meno plastica finirà nell'ambiente.